Bene, Cristina è l'amica di oggi. Ciao Elena. Ciao a tutti. Iniziamo. Conto da 5 a 1 e ti connetti a Cristina più profondamente di quanto non hai già fatto ascoltando i suoi punti. 5, 4, 3, 2, 1. Dimmi se la vedi. Sì, la vedo, è lei. Mhm. Ehm, è vestita normale, più o meno come è vestita ora, però è in una piscina e però è dentro al salvagente. Mm, dice, ho bisogno del salvagente perché so che sotto posso andare da sola, ma non so come fare. So che c'è la possibilità, ma non so come si fa. Ti dà l'autorizzazione? Mhm, Ok. sì. Cristina, vibrazione. 1 miliardo e 3. Eh, consapevolezza. 173. PSPE. 43,57. Vite precedenti. 2138. E percentuale di cervello utilizzata. 9,2. Ok. Vibrazione di Cristina prima di fare il primo Cinivac. Allora, 13 miliardi, poi appena l'ha fatto è andata a 189 milioni, Mhm. Poi? poi è risalita, risale, è arrivata un po' più in basso, era 8 miliardi circa, Poi ha fatto il poi secondo. il secondo è andata a 76 milioni e adesso è 1 miliardo e qualcosa. Perché lei è riuscita a tornar su, ma Ma? si fa molta fatica a contrastare le vibrazioni basse. È come se dovesse praticamente utilizzare tutte le sue energie di centratura per rialzare le vibrazioni e contrastare il Cinivac. Ma questo quotidianamente, tutti i giorni, ogni Sempre, ora, sempre sì. sempre. Mm, È come se uno si aggiungesse un lavoro energetico di cui non ha bisogno. mm. Abbiamo già detto che il Sì. Cinivac non è un Cinivac, cos'è? Mm. Allora, te lo vado di nuovo a rivedere. Allora, vedo tipo allora, un gel, diciamo la componente di trasporto, il liquido di trasporto, che è un po' più, però un po' più denso, quasi un gel, non proprio, ma quasi, lo vedo così. Ha la componente di acqua, poi ha, è venuto silicio, non lo so, e poi ha questi tre metalli, vedo alluminio, eh, rame e mercurio, e poi vedo, allora, appena entra vedo come se ci fosse una palla
una pallina Mhm. e delle molecole, struttura potrei dire esagonale. Ok, mentre scorrono poi è come se queste molecole si unissero alla palla e continuano a scorrere e qua mentre scorrono nel sangue è come se questa pallina, questa cosa con queste molecole tagliasse a metà tutto ciò che trova davanti, no? Come se fosse un laser, quindi quando passa, cioè se davanti ci sono delle cellule o delle molecole, mm, passa attraverso le rompe dove passa. Mm. Ok, poi vedo che possono arrivare degli impulsi dall'esterno, come se l'immagine che ho è che potrebbe, cioè, che ne so, arriva un impulso sulla pelle in quel momento lì sotto, nella vaso sanguigno sotto, passa questa struttura. Mm. Questo è quello che vedo in eterico, poi probabilmente riescono a farlo comunque, c'è sempre. Arriva questo impulso su questa struttura prende una forma ordinata, quindi vedo come se avesse una semisfera davanti e dietro come se avesse dei fili, Mhm. ok? E può andare come se prendesse vita e quindi è come se prendesse un comando e fa quello che arriva da fuori. Cioè, come se questo impulso che arriva porta delle informazioni e questa cosa si attiva e fa quelle informazioni lì. Quali sono le informazioni? Possono essere, vedo che può spegnere dei punti del corpo, li può attivare, può spostare delle molecole tra una cellula e l'altra, eh, può spostare delle cellule, quindi che ne so, vedo a livello Mm. nervoso che può spostare tipo i contatti tra una cellula e l'altra. Perché tanti problemi al cuore a tanti sportivi di recente dopo la punturina, ennesima punturina? Ah no, aspetta che vado a vedere. Allora, per vedo due cose diverse. Allora, un'azione è quando passa di lì, può, se in quel momento il cuore è in una certa attività, quindi più stimolata, più attiva, più reattiva, se passa di lì questa cosa, a livello elettromagnetico, questi metalli e questa struttura prendono quel comando, è come se si collegassero a questa cosa, quindi vedo che è come se l'impulso al cuore per contrarsi non arriva. Ok, oppure è come se quando passa si formano, che distrugge tutte le molecole, è come se si formassero eh, delle aggregazioni, ok? E quindi quando passa nel cuore si formano queste aggregazioni, vedo, e tappano i vasi improvvisamente. Il Ho visto Cinivac, questo proprio. mm. Mhm. Stringi, stringi, il Cinivac è stato creato sulla Terra o no? Se è Metà e sulla... metà, Metà è io alieno? vedo se, sì. Eh, Alieno non vuol allora, dire chissà cosa, vuol dire è non st- della Terra. Ho visto, cioè è stato creato in un laboratorio sulla Terra, ma in collaborazione, vedo metà e metà, vedo proprio metà Chi sono persone i metà non umani? siriani. Allora, però allora, i rettiliani sulla Terra, ma con un'istruzione dei siriani. Cioè, come se i siriani da sopra istruiscono dei rettiliani che poi scendono insieme agli Dove umani sono nel laboratorio, fanno chi questa sono i cosa qua. siriani? Allora, i siriani, quelli che stanno facendo questa cosa, o Mhm. in generale, ok, sono su una navicella,
Li vedo come se fossero sempre a fianco alla luna, non so, perché vedo la luna e la navicella. Mm, C'è quasi sempre lì vicino. mm. Spesso mi chiedono, ah, ma tu come fai col lavoro che fai a non essere interferito, a non avere grane su grane dalla mattina alla sera? Perché io seguo la regola dell'equilibrio e a me hanno insegnato che quando mi fanno un regalo devo sempre restituire un regalo, no? Quindi ci hanno fatto questo bel regalino, io che però, che tanto bello non è, che però sono buono alla fine, non restituisco una porcheria del genere ai siriani, ma faccio come Babbo Natale, riempio adesso una bella slitta di Ad Eternum Platinum belli forti e li portiamo lì. Tutti i posti in cui questi simpatici siriani ci hanno elaborato il regalino. Questa astronave, il loro pianeta, i loro pianeti, i loro simili, tutti i vari rettiliani, rettili, mica rettili, ognuno ha il mio regalo personale di Babbo Natale. Io regalo alta frequenza, eterna. Loro ci hanno regalato questa roba qua. Abbassare la testa? No. Restituire? Sì. Equilibrio. Mhm. Mhm. Che vedi? Allora, a parte questa enorme vibrazione altissima, sia su Sirio, sia sulla navicella, sia tra la navicella e il posto ehm, dove c'è questa elaborazione, tutte le persone, tutti i rettili. E praticamente allora viene annientata, neutralizzata tutta la parte che riguarda la nostra diretta interferenza. E l'altro è un po', Cioè, diretta in che senso? cioè nel senso la parte che potrebbe interferire con noi direttamente. Mhm. Ok, ok. E tutto il resto è come se fosse un po' rallentato e diminuito, ma mm, non ancora del tutto eliminato, ecco. Sai che non ho capito. Allora, la vibrazione parte altissima su tutto questo progetto, tutti i posti, tutte le interferenze, tutti gli umani, tutti i rettiliani, tutti i soldati che hanno a che fare con questa cosa. Ok, quindi Mm. la vibrazione della luce parte fortissima. Ok, quello che viene annientata e neutralizzata è la parte che potrebbe interferire direttamente con noi. Ok, anche se noi, cioè, noi non sottostiamo a questa cosa, ma è come se ci fosse per ogni persona, diciamo, un pezzettino che è deputato a quella persona, ok? Non so se riesco a Sì, spiegarmi. sì, capito, capito. Ok, quindi quel pezzettino che sarebbe deputato a noi, Mhm. a noi due che proprio non abbiamo fatto nulla e a Cristina che l'ha fatta una parte, siccome siamo qua ed è diretta, viene annientata, è annullata, ok? Quindi è Ok, solo vibrazione altissima. E il resto è un po' eh, s- mh, diminuito e rallentato, ecco. ok. Cristina, entità. Vediamole. Interferenze eteriche. Allora, interferenze eteriche, c'è questo. Direi che è un. Sì,
L'interferenza più incisiva è proprio un direi un soldato siriano, Mhm. so come dire, no? Perché sembra, cioè so che è un soldato ma è di Sirio, ecco. E poi un falconiforme. Basta. EDL? EDL ce ne sono 3, Mhm. ci sono 2 interferenze mentali, una è di livello 5 e l'altra è di livello 2. Ok. A cosa è preposta quella di livello 5? Quella di livello 5 è quella che le continua a praticamente quando lei si sente forte rispetto a questa cosa di questa situazione di ora, ok, che c'è in generale. Diciamo che è come, allora, questa entità di livello 5 in ogni momento della vita di Cristina ehm, ne approfitta, diciamo, della situazione in cui si trova Cristina in quel momento per poterla boicottare in tutti i modi. Ok, Mhm. e in questo momento ha preso l'occasione appunto del suo lavoro e del fatto che eh, c'è questa pressione per fare il Cinivac, Mhm. ok? Mhm. Quindi nel momento in cui lei si sente forte e resiste, quindi a livello mentale si dice no, no, io resisto, io questa cosa non la voglio, arriva all'interferenza di livello 5 e inizia a farle, a, mm, È a più semplice mandarle così? Ma cosa a ti fai mandarle tutte? Bonitam? È troppo sì, esatto, costoso? Tutti i esattamente. giorni? Sì, Hai tante spese? sì, esatto. Ok, quindi Questa mi sa che ce l'hanno in tanti, questa 5. sì, sì, sì. Infatti, ti dirò, adesso la vedo legata a un'entità mentale collettiva Mm. che è collegata a dei siriani, direttamente la vicella dei Mm. siriani. Nome dell'entità mentale collettiva. Mi viene un nome che non so, scusa. Pro, Protro, Pro-tro, sì. che sta per pro a favore di tro. Allora, provocazione, boh, trosti, ma non so, no, non so. Aspetta, che provo a vedere se mi viene una cosa un po' più. Ti dico l'immagine è proprio ehm, continuare a mandare impulsi mentali di convincimento, anche di cambiare il pensiero. Mm. Mi viene più un'immagine che un nome scritto, quindi viene più questa cosa qua, proprio come se ci fosse dentro un cerchio, questa Mhm. entità mentale collettiva, ok? Dove passano tipo dei piccoli quadratini, quindi è come se prendessero dalle persone il pensiero forte e positivo, lo mettessero qua dentro, lo trasformassero, poi alla persona mandassero il pensiero debole e negativo, no? Quindi devi farlo, meglio così, ok? Mhm. Va Quindi bene. Ricordiamoci che poi a questa entità mentale collettiva facciamo altri regalini di Babbo Natale. sì, volevo aggiungerti solo una cosa che mi è arrivata prima. È collegata a Sirio e attraverso questa cosa fanno? Fanno quel lavoro che avevo già visto altre volte, praticamente è come se mettessero un impianto tipo come se fosse un tubo triangolare da qua che arriva alla pineale e da lì mandano i messaggi alla pineale per far sì che per cambiare il pensiero delle persone.
Va bene. Cristina, Mm. impianti. Aspetta, la 2, scusami, non abbiamo visto la 2. Allora, la 2 è quella che la vedo che sta come se non la facesse agire, no? È come se la volesse tenere un po' lì in stallo. È quella che le dice tu non sai fare, quindi stai qua, non sei adeguata, quindi non muoverti. Ok, quella che le manda quel pensiero che lei non sa fare niente di che, ci No, diceva doni. prima, no? Mm. Esatto, quindi la fa stare ferma lì, neanche provare, no? È come se non le arrivasse neanche il messaggio di provare di fare qualcosa. Mhm. La fa proprio stare nella, nella routine, nell'abitudine. Ecco, sempre la stessa Ok, cosa. andiamo gli impianti. Vabbè, questo qua proprio nella pineale. E poi vedo, spesso lo vedo, ehm, questo piano, questo impianto mentale che è tipo un disco orizzontale che sta sul piano eh, dell'udito e della vista. Poi c'è un impianto eterico più o meno a livello del plesso solare. Poi uno più o meno dove c'è l'ombelico e due sui palmi delle mani. Basta. Causa esoterica del tumore al rene sinistro, risolto 3 anni fa, di cui cerchiamo soltanto per curiosità la causa esoterica, non facendo noi nessun tipo di medicina, non siamo medici, eccetera. Cerchiamo, facciamo un gioco e cerchiamo una causa esoterica. In alcuni casi esiste, la analizziamo e ne prendiamo atto. Mm, vedo che in quel momento lì è come se il suo rene, tipo mesi prima, potrebbe essere un anno prima, ha iniziato a lavorare un po' di più, nel senso vedo come se ehm, come se fosse più denso e più luminoso rispetto all'altro, no? Come se Mm. fosse in evidenza e quindi attivato un po' di più. E, è come se sopra ci fosse stato qualcosa che lo facesse lavorare di più. Quindi poteva essere un impianto. Ok, vedo sopra tipo una mezza sfera attaccata che lo facesse lavorare di più e lo mettesse più in luce. Quindi vedo questa cosa qua. Cos'era? Un impianto? Sì, sì, è come se l'avessero voluto mettere anche di là, ma non sono riusciti. Nel momento in cui, durante un Chi? abduction di notte, Mm. volevano mettere l'impianto su tutti e due i reni. È come se a destra non ci fossero riusciti perché la PS si è accorta ed è riuscita, cioè si è svegliata quasi alla fine e quindi poi hanno lasciato stare. Vedo questo flash, no? Mm. Dove Qual stanno... era la funzione di questo impianto? Perché l'impianto non c'è più, quello che hanno No, messo. infatti. Mm. eh, allora, vedere se modificando il lavoro che faceva il rene, quindi doveva essere tutti e due i reni per funzionare bene, ma non sono riusciti. Quindi modificando la funzione che fa il rene, vedere se le vibrazioni rimanevano basse a tal punto da poter collegare direttamente la sua energia della PS a loro e poter, come se facessero un circolo continuo di risucchio dell'energia. Però vabbè, così questo non ha funzionato. Qual era l'obiettivo?
vero, ultimo, che impiantare qualcuno ci sta, ma Allora, perché il l'obiettivo... rene, che non è così comune. No, è perché pensavano che agendo sul rene comunque a livello sistemico e metabolico alterassero la fisiologia del corpo e quindi le vibrazioni si sarebbero abbassate e abbassando le vibrazioni per loro sarebbe stato più facile e automatico prendere energia della PS, secondo il progetto. Ma in realtà non ha funzionato, soprattutto non ha funzionato con Cristina perché la PS si è svegliata e ribellata e per questo poi ha iniziato ad avere i sintomi e poi le hanno asportato il tumore. Ok, Uh-huh. acufeni, È l'impianto mentale, quello occhi, orizzontale, anche perché è proprio su quella linea lì. visione con puntini neri. Questa lei non l'ha verificata a livello medico. Sì, sì, è proprio l'impianto che va a agire sulla retina, sulle retine, come se fosse appoggiato sulla... è come se fosse appoggiato sui nervi ottici, sulla retina, ok, e sui nervi acustici. Questo disco che è su quel piano lì. E quindi quando arrivano gli impulsi lei o ha i suoni alle orecchie oppure vede i puntini. Ok, causa esoterica, forse l'abbiamo già vista con l'entità mentale numero 2, no, forse no, dell'amare la solitudine, Sì, un po' eh, sì. del non bisogno reale di Mm. amici, bassa autostima, timidezza. Sì, sì, è l'entità di livello 2, diciamo che non è una cosa che non è un'entità di livello 6 che lei si sente che non può uscire di casa o così, è un'entità di livello 2 che le fa quasi amare questa cosa, no? Però questo fa sì che lei non si muova, che non Mhm. agisca diversamente nella Matrix, quindi che non provi neanche a sperimentare delle cose o delle capacità o delle attitudini, ecco. Mhm. Sta Sì, oddio, sempre lì. anche delle amicizie sbagliate, anche delle amicizie tossiche, anche delle esperienze di questo tipo. Sì, no, però sono delle esperienze. Tra Esatto, quella e un divano è meglio è quella, meglio, esatto. Sì. per poi tornare al divano e capire che il divano è la propria strada, però. Mm. Quindi qual è la causa? La causa è proprio tenerla ferma, ferma e immobile, quindi meno lei ha contatti esterni, Mhm. meno ha esperienze esterne e più è facile tenerla ferma e quindi farla vibrare Ok. alla vibrazione dell'isolamento, no? Che è Elena, aspettami abbastanza bassa. solo un minuto, arrivo subito. Va bene, chiamiamo un po' apriamo le porte del cinema. Mhm, Abbiamo tutti quelli che ha chiesto Cristina, li invitiamo. Due figli, mhm. il compagno, due sorelle, la madre e tutti quelli che la conoscono, come si diceva una volta nelle trasmissioni televisive di quiz. Saluto tutti quelli che mi conoscono, o a volte era saluto a A tutti tutti quelli quelli che... che mi conoscono. E io Sì. saluto a... Ah, Era un saluto a... mm. Che è signorina Rottenmeier? Che, che soi? Insomma, due figli, un compagno, due sorelle e la madre, sei. Mhm. Ci sono i magnifici sei. Partiamo dalla madre, che tanto ama Cristina. La madre si è messa di fianco alle sorelle in terza fila.
Mhm. Le sorelle? Sì, sono lì. Ci sono. 2 figli? Sì, 2 figli davanti, tutti entusiasti. Mhm. E E il compagno? anche lui in prima fila, incuriosito. Ok, domandona, domandaccia. Chi è il Mhm. compagno? Allora, io ho visto prima, c'è molta affinità tra loro, si comprendono molto facilmente, vedo tanto amore, può essere un'anima affine, un'anima gemella, è una delle tante anime gemelle. Quante ne ha Cristina? Con il compagno 7 Ah, come vite dici? carnate. No, 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 Ah, con come il compagno con il 7. compagno, nel senso, 6 più il compagno. sì, sei più il compagno, esatto. Quante vite ha vissuto con il compagno attuale? 13, 16? 13. 13. E qual è la più degna di nota? Non la più bella per forza. Allora, io direi questa. Quello che vuole farmi vedere è che questa qua è come se fosse la l'allenamento, così, mi ha fatto vedere, mi hanno detto tutte e 2 le PS di tutte e 2, perché c'è anche la sua che adesso sta parlando a me, del compagno, la PS del compagno, e mi dicono: questo è quella più significativa, è quella più intensa, è quella più centrata dove, stiamo lavorando ehm, più intensamente sulla nostra centratura, sul comunicare con le nostre PS, e per tutte e due è un allenamento, perché poi dalla prossima in poi hanno una forte intenzione di viverla con la fiamma di ognuno dei due. Perché? Perché per arrivare all'esperienza, allora, per poter tornare alla sorgente è necessario riuscire a riunirsi alla fiamma, riuscire a vivere con la fiamma, perché quella è la forza più intensa, quella è la Mm, centratura massima. Ok, però bisogna fare esperienza. mm. Quindi quello che dice Google sulle fiamme gemelle è vero. Quello che si dice nei film è vero. Sì. E quindi il punto principale, il numero uno di Mm. Cristina, voglio che questa sia la mia ultima incarnazione, casca a fagiolo. Sì, casca il fagiolo se lei in questa vita trova la fiamma, se no si deve reincarnare. Mm. Chiamiamola la fiamma. Mhm. Gioco pericoloso. Dove c'è un gioco pericoloso ci sono io. Lì, pronto. Eccomi. Si sente? Mm. Gioco pericoloso. Se non si rischia, non si raschia. Mhm. Chi non risica, non rosica. Mhm. C'è la fiamma, c'è. C'è incarnata? Sì, eh, è un uomo messicano. Vabbè, ciao. Mm. Quindi non è nei loro progetti di vedersi in questa vita. No, secondo me no, l'avevo già visto prima, secondo me no. Allora, Però è come se io vedessi che questa vita con l'anima gemella, cioè il suo compagno, fanno un lavoro molto intenso, molto,
come se abbassassero proprio la testa per andare dritti, ok? per quella Perché, direzione. Lui per la sì, sua e lei per l'altra. esatto, Cioè, e mm, vedo già che la prossima vita la incontrano e iniziano questo lavoro con la fiamma. diciamo questo, l'anima gemella non è serie B, No, l'anima gemella. no, no, no. La fiamma è una cosa molto particolare, Mm. molto fuori da qualunque tipo di schema, un Mhm. qualcosa che non Sì, si riesce a capire se non si è dentro. no, esatto. Mm, mm. C'è un collegamento diretto che uno sente tutto il tempo, è proprio diretto, cioè senti la La fiamma fiamma. sei tu, lui è te, Sì, è una cosa molto esatto. diversa. Mm, Forse ha più senso è più coerente con una storia d'amore molto intensa, l'anima gemella, perché la eh, fiamma è una condivisione mm, completa e sì, totale, sì. è quasi folle, se vogliamo, ed Mm, è quasi mm, nemmeno forse una relazione, quasi, diciamo, nel senso che tu sei a confronto con una parte di te. esatto. Tu stai con uno specchio, in Mm, sostanza. sì, è come se tu tutte le volte devi riequilibrare le vibrazioni perché c'è l'altra parte che le sposta. C'è proprio essere centrato tutto il tempo su quella cosa, Beh. cioè lo senti tutti gli istanti, ecco. Senti proprio l'altra parte, la vibrazione dell'altra parte. Va bene, creiamo allora un attimo, ce lo Mhm, permetterà Cristina, entro io nella scena. Creo sopra la Terra uno specchio gigantesco, grande come la Terra. La Terra ha la forma che ha la forma, ha la forma che ha, non importa. mhm, Questo specchio è particolare, è speciale e riflette solo la posizione e l'identità per tutti della propria, se incarnata, legittima fiamma. Chi vuole guarda verso l'alto, dove c'è lo specchio, e la vede. E se la vede, manda un raggio allo specchio che riflette, che specchia e manda il raggio alla fiamma. Ognuno alla propria. Se mhm. vogliamo, più questo angolo è piccolo, più la fiamma è vicina. Certo. Più questo angolo è ampio, più la fiamma è lontana. Che oggi con un Mm, aereo si sistemano le cose, ma la lingua, i fatti della vita, le questioni, il mm, Messico, insomma. E nei patti tra fiamme ci può anche essere quello di non rincontrarsi, mm, come nei patti tra fiamme ci può essere quello di incontrarsi. mhm. Le fiamme lo sanno. Mm, sì. Cosa vedi? Vedo che nel caso di Cristina c'è una sola occasione dove loro si possono incrociare, che è come se desse loro la possibilità di riconoscersi immediatamente nella prossima vita. Mhm. Quindi non abbiamo messo zizzania nella relazione di Cristina, ma No, no, no. abbiamo risposto abbondantemente alla sua. E gli altri? Perché lo specchio è per tutti. Mhm, Tu sai cosa intendo, no? mm. Si sono visti.
Questo deve essere un gran casino per le interferenze. Questo specchio non aveva da esistere. Mm-mm. Sì, perché cosa succede? Che è come se finché non sai che allora, è un po' difficile da spiegare. È come se dentro sai che non. Cioè durante la vita hai varie relazioni, no? Ma se tu sai che in quella vita lì, è come se la PS sa che in quella vita incontrerà la fiamma, quindi non c'è mai, non è mai la relazione ideale, no? Ti puoi fare con la mente che quella è la relazione ideale, ma poi dopo scopri che in realtà non c'è affinità, non c'è complicità, così se la PS sa che in quella vita incontrerà la fiamma, ok? Mhm. È come se fosse collegata, ma ha solo la percezione che incontrerà. Nel momento in cui eh, ti colleghi alla fiamma, non ti puoi più sganciare, quindi con questo specchio per tantissime fiamme è Mhm. proprio Evidenza. l'evidenza e quindi ti colleghi e non ti puoi più sganciare. Bene, molto Mm, soddisfatto di questa bella idea. Lo mm, mm, specchio mm, delle fiamme. mhm. Mi vogliono bene gli uomini della sorgente o del tempo? No, come se si fossero, come se si fossero radunati per trovare una strategia. Dove Però sono? rimane lì. Appena sopra, appena sopra Lucas. Mm. Vado lì, vado io, bimbo, Bibbo pazzo. Vado a trovarli. Dove sono? Bimbo pazzo, bellissimo. Bimbo pazzo con sacco di Babbo Natale pieno di palle. Dove sono? Mhm. Sopra Lucas, vado lì. Sì, sì. Mhm. Bimbo pazzo. Chi vuole le mie palle? Dove sono? E è come se più ti avvicini più si spostano, quindi adesso li dobbiamo far fermare. Mhm. Rete, si fermano. Mhm. Mettiamo tutti dentro la rete da pesca e tiro fuori dal Mhm. sacco una palla. La metto nella rete da pesca. Mhm. Poi guarda, perché non regalarne una a Lucas? Anzi, tutto il sacco, glielo Mhm. svuotiamo lì. Così questo bel carrozzone inizia a tremare davvero. Mm. Qualche ruota del carro si rompe. Mm. Allora, quello che ho visto è che mentre allora, l'ha tirato a Lucas tutto il sacco, ha iniziato a vibrare perché è troppo, ok? E tra tutti i miliardi di avatar che controllano i miliardi di persone sulla Terra, c'è stata qualche PS che è riuscita con la vibrazione dei nostri ad eternum, ok? Mm? Che si è sganciata dall'avatar e l'avatar è sparito. Quante? Ehm, Minuto 300. Mm. E penso siano quelli, gli avatar delle perle. Ah, oh, bene. Mm. E le perle hanno messo lì un ad eternum creato da loro. È come se si fossero accorti della vibrazione della nostra vibrazione altissima e si sono agganciati, l'hanno potenziata e l'avatar è sparito. Mm. Ma è una perla? Mi viene la domanda. No. Ok. Sono giovani le perle.
Sì, 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 io Non più di? direi entro i 22, 23. Eh. Va bene, lo specchio è sempre lì. Mhm. Bene. Va bene. Mm. Beh, insomma, sono poco interessato a questo punto. Comunque, Cristina le ha provate tutte: CL, gruppi di preghiera, rinnovamento, bla bla, chiesa, coro, giornate passate a pregare, giornate intere passate Mhm. a pregare. Cosa ha portato a questa parte della sua vita che si iscrive nella sua ricerca continua di una risposta Allora, diciamo che, evolutiva? mm, Mm? vabbè, vedo questa interferenza che c'era. Allora, prima c'è stata appunto CL e c'era questa era una grossa mantide che interferiva molto su Cristina, ok? Poi però Cristina pian piano si stava risvegliando, no? Quindi è diventata consapevole e, e quindi è dovuta cambiare il tipo di interferenza, no? Farla passare da CL a gli altri che pregano tutto il giorno, non mi Bah, bah, ricordo già. bah, mhm. Eh? Gruppi di Ok, preghiera. gruppi di preghiera che pregano tutto il giorno, ok, quindi ha proprio modificato il tipo di messaggio che mandava, no? La mantide per continuare a mantenere questa interferenza. Però poi comunque Cristina è stata in grado di evolvere e di consapevolizzare e è riuscita a sganciarsi, quindi la mantide è andata. Perché prima avevo visto una cosa, adesso descrivendola mi è sfuggita. Ehm, boh, sto andando a rivedere, ma è come se vedo, adesso proviamo assieme, nel senso che ho visto questa grossa interferenza, e poi è come se finita, chiusa l'interferenza, l'ha mandata via, vedo una specie di sfera bianca luminosa che è rimasta agganciata, Mhm. Cristina, ok? E sì, è come se avessero lasciato lì, fossero riusciti a lasciare lì il ricordo di questa interferenza, dell'energia dell'interferenza, ok? È come se questa sfera la tenesse sempre un po' bassa. Ma che cos'è? Un impianto? Un'entità? Un'entità mentale? No, è come se fosse un aggregato di interferenza. Cioè non c'è una propria vera, cioè non ha una forma, sì, può essere è un'entità ma a forma di palla bianca, che è un concentrato di informazioni di interferenti. Vabbè, la palla bianca, Mm, chiamiamola. Ok, chiamiamo velocemente. Padre, le due anziane zie, la cugina e tutti i parenti di tutte le generazioni di Cristina. mhm. Apriamo il portale Aureo e se quelli che ho citato vogliono lasciare un messaggio, questo è il momento. Come vedi le zie? Si chiedeva Cristina. Allora, vedo queste zie, poi io in eterico le vedo così, poi non so, vedo che sono sorelle e forse sono sorelle del padre. È come se loro facessero il ruolo, avessero sostituito il ruolo della mamma del padre. Quindi vedo loro grandi e il padre più piccolo e che quasi lo prendono a scappellotti perché lui è come se fosse ancora un bambino, un po' adolescente a cui devono insegnare come vivere. Quindi il messaggio che arriva è che non era in grado di fare
il padre perché non gli era mai stato concesso di crescere. Questa scena qua, e poi mi viene della cugina, mi viene che in quel momento è come se la PS si fosse accorta che le stessero facendo un abduction durante l'incidente e la PS della cugina ha voluto mh, morire perché voleva ricominciare tutto da capo, perché così non le stava bene. Però poi è rimasta disincarnata, quindi non ha fatto, non si è reincarnata da nessuna parte per ora. Qualcuno vuole lasciare un messaggio? C'è una zia, penso che sia la più grande, anche se più o meno l'età è la stessa, cioè non hanno tanti anni di differenza, ma la più grande che vuole dire a Cristina che lei può tutto, lei non deve Ah, Cristiano lo temere la so già. Matrix. Però è come se sì, lo sa, ma poi si fa comunque trascinare dall'entità mentale 5 e 2 che la tengono ferma lì. Lei può tutto senza nulla dall'esterno, c'è tutto, può tutto, non ci sono ostacoli di nessun tipo. Bene. Salutiamo tutti. Ma Quanti sono in totale con tutti i parenti indefiniti che abbiamo chiamato? in totale sono 53. Ok, tutti nel portale Aura. Quando sono entrati tutti, quelli che vogliono, lo chiudiamo. Mhm. Sono entrati tutti, hanno chiuso. Mhm. Va È bene. chiuso. Rischio se no di dimenticarmene. Mettiamo tu ed io, Elena, se tu vuoi, una rete di Ad Eternum intorno a Pro-Tro, Mm. quella entità mentale Sì. collettiva collegata ai siriani e non solo, Mhm. che incide nella pineale dei poveri esseri umani ignari e che cambia il pensiero in ma sì, fallo, ma sì, è più semplice, ma sì, che stai a fare, ma sì, Mhm. devi farlo per il bene comune. Mhm. E tutte queste giustificazioni che io trovo inclassificabili, veramente non riesco a classificarle. Non c'è neanche la sola categoria ridicole, senza senso, assurde, ormai siamo oltre, no? Mm. Sì, fallo, ma sì, fallo. Ma non è vabbè, fallo lo stesso. Come, in che senso? Mm. No, no, Mm. puntini, puntini, X, Barbara D'Urso. Quindi Barbara D'Urso Mm. piace su tutti. Alla fine c'è la regina Barbara D'Urso, che è la rappresentante del lavaggio del cervello collettivo. Esatto. Tutti stanno perché Mm. vogliono e quindi a me sembra anche abbastanza giusto. Insomma, se stai, fallo. Se stai a questo gioco perverso, Mm. fallo. Mia idea è questa, insomma. Ognuno è responsabile di se stesso. Mm. Poi vabbè, Mm. c'è il discorso bambini, adolescenti che non hanno... Vabbè, bella rete, Mhm. tutto intorno. Ed andiamo con Cristina dove vuole portarci. Facciamo Allora. prima di Mm. andare al cluster magari un salto nel museo palestra, così lei Mhm. impara subito che cos'è una VIC e la prende se vuole, che cos'è un ad eternum e impara come si fa, che cos'è Mhm. una, nel suo caso le serve bene, eterna frequenzia. Ne prende l'informazione e la ricrea in sé, nella Mhm. quantità che desidera. Questa eterna frequenza è stata inventata da noi proprio per contrastare le varie porcherie che lavorano Mm. nel suo corpo, per portarla a un'eterna frequenza, cioè a una frequenza alta in maniera costante, in modo tale che Mm. nessun agente esterno, nessun agente interno possa fare il lavoro per il quale è stato progettato. Perché è vero, Cristina, che tutti noi possiamo, la PS può, eccetera, però c'è un limite. Mm. Se mi sego una mano con la motosega e poi per dire tanto poi la riattacco, non è che è proprio così, diciamo.
Quindi in termini energetici possiamo inventarci altro e ha portato alla creazione di Eterna Frequenzia. Come la vedi? Ripassiamo un attimo. Sì, è come se allora, appena mandi l'informazione di eterna frequenza, che io la vedo un po' come se fosse una rete potrei dire una rete di fulmini, una rete di scossine violacee. Ok, che è come se la ingerisci e la prima cosa è che in tutto il corpo, in tutti i tessuti, in tutte le cellule, parte questa rete di questi fulmini violacei, quindi l'informazione dell'eterna frequenza, e poi all'unisono inizia a partire l'informazione di tenere le vibrazioni alte, no? Quindi un lavoro continuo proprio di sistemico, continua a girare, le informazioni rimangono le vibrazioni alte, quindi cioè, se andiamo a vedere magari dei particolari, si può vedere che magari in quel momento c'è una parte del corpo che è infiammata e quindi c'è la vibrazione che si abbassa un po' e l'informazione di eterna frequenza la alza, quindi come se fossero, c'è proprio tutto un lavoro continuo di tenere le vibrazioni a una certa altezza. E questa cosa fa sì che, vabbè, il lavoro che fa lei 24 ore su 24 di rialzare le vibrazioni, un po' è compensato appunto dall'eterna frequenza e quello che ho potuto vedere è che neutralizza perlomeno l'effetto delle sostanze che ci sono all'interno del siero. Non Mhm. può eliminare i componenti Può ridurli, cioè come se... robotici, diciamo, quella Mhm. parte lì no, e non penso che possa neanche più di tanto. Nel senso c'è quella cosa, quindi le informazioni che arrivano dall'esterno per ora arrivano, però tutta l'altra componente che poteva essere, diciamo, più dannosa direttamente può essere in qualche modo un po' neutralizzata, quindi mm, alleggerire molto la parte sintomatica, ecco. Mm. Le acquisisce le tre creazioni? Mhm. Bene. Quindi più forte che mai, Cristina, il cluster. Sì, ed è come se lei vuole farci vedere casa sua, no? Come se andassimo per la prima volta a casa sua e ci fa fare il giro della casa e ci fa vedere questa stanza che è il cluster e ci mostra come se fosse una collezione, come se fosse, sono tutte, sai, ogni vita è una di quelle sfere tipo che scuoti e scendono e c'è l'acqua con i pallini. Mhm. Mhm. Sto aprendo il portale definitivo. Via tutto. Mhm. Lo fa velocemente, lo fa in modo cauto. Ah no, ho preso tutto assieme, Mm. buttato dentro, adesso ho chiuso il portale definitivo e vuole che la guardiamo mentre lei crea l'ad eternum. Prestiamo attenzione. Ok, l'ha messo lì. Mhm. Mm. Perché voleva che la guardassimo? Per essere sicura di non fare sciocchezze, cose così? Mm. Mm. Ah. Fatto. Sì, Avatar. Mentre va l'avatar c'è un occhio di bue su tutti i 300 avatar assenti delle 300 perle, o 299 perché uno l'aveva già fatto secondo me, no? sì, infatti. Il figlio Sì, di sì, Ilaria. sì. Mm. Pearl. Mm, mm, Sessione Pearl 300. mm. Mhm, mm, mm. Sì. Chi c'è al posto del suo avatar? Cioè, come suo avatar?
come se avesse messo, cioè, se io vado un pochino prima, cioè da quando siamo andati dal cluster all'avatar, è come se quando siamo arrivati nel cluster l'avatar si fosse accorto che noi dopo poco saremmo arrivati e quindi è come se avesse creato una corazza intorno alla sua postazione. Ok, come quelle macchine che hanno davanti quei mega paraurti per andare ovunque, no? Mhm. Ecco, Il pick up, sì, oppure sai come quelle punte che mettono davanti alle strutture che devono spazzaneve. andare, esatto. Mm. Solo che quando siamo arrivati lui cioè ormai sa che siamo arrivati e quindi lo vedo immobile, spento. E vedo solo la postazione con questa struttura. Bene, via tutto, avatar e Mhm. torniamo. Fatto? Si sta creando la Eternum, adesso l'ha messo lì. Sì, avatar vuol Ok. dire ad eterno. Sì, scusa. Mhm. Ok, Ok. torniamo di qua. 6 avatar, sì, vabbè, 6 ad eternum nuovi. Uno in casa, che riguarda anche il cane. Mhm. Uno nel corpo fisico, dove lo mette? Qua più o meno tipo a livello del polmone destro. Uno nel corpo mentale, La pineale. uno nel corpo emozionale, Allora lo mette dove c'era l'emozione dello stress, di questo sentirsi sempre, no? mhm. Quella specie di senso di soffocamento. Corpo eterico e subliminale. Mhm. Eterico lo mette tipo al posto del terzo occhio e vabbè, subliminale in generale. Va bene. Ci sono ancora le entità eteriche, le mentali, la palla bianca, No, le varie abduction, gli impianti, no, la connessione con l'entità mentale collettiva pro-tro cambiare il pensiero relativamente ai Cinivac. no. Ok, queste connessioni che di solito voi vedete come dei fili, ci sono Mhm. ancora per tutti? Allora, moltissimi sono tagliati proprio, tanti, direi un 85%, e gli altri sono quasi trasparenti. Va bene, mi accontento. Sì. Ognuno poi ha il suo percorso, Mm, quindi. Lo specchio delle fiamme esiste ancora? sì, Mhm. anzi, Anzi, lo sempre lasciamo più lì, bello. fermo, indistruttibile, nessuno può tirare un sasso su questo specchio. Mhm. Distribuiamo altri ad eternum a Lucas, Odino, a tutti gli uomini del tempo, che hanno un Mhm. nuovo zainetto adesso d'ora in poi con dentro un ad eternum mio, bimbo matto. Ti piace bimbo matto, eh? Sì. Bimbo matto bombarolo che mette in giro gli ad eternum, le bombarole ad eternum. Io vedo Cristina molto delusa, non so perché hai questa espressione un po'. Dopo ci racconterai. Sei delusa? No? Non sei contenta, dovresti fare i salti della gioia. Ok. Nuova frequenza di Cristina, che era un misero miliardo e tre. In passato avremmo stappato lo spumante con un miliardo e tre, oggi è un Mm. misero miliardo e tre. Adesso è 180 miliardi. Però, alla faccia Mm. percentuale di consapevolezza. 203. Che, che sboccato. PSP. 68-32. Vite precedenti.
1681. 1, ok. Cervello. 10,1. Va bene. C'è ancora traccia di silicio, alluminio, rame e mercurio nel suo corpo? Allora, sta diminuendo pian piano. Cosa lo fa diminuire? Tutto il Ritorna a lavoro? frequenza. Sì, ma Ok. Ok. poi adesso in questo momento che siamo qua e quindi siamo centrati, siamo con una certa vibrazione alta, è più veloce lo smaltimento, no? Poi quando sarà nella vita quotidiana sarà un po' più rallentato, ma agisce sempre quella parte lì. Lo specchio delle fiamme, quanti contatti ha stabilito? Che non c'erano 1,5 milioni. nel mondo. Mm. Su? Perché Cioè, molti... quante fiamme ci sono, dici? Mm, mm. Quante fiamme papabili ci sono? 300 milioni. E cosa aspettano i restanti 300 milioni meno 1,5? Allora, è come se ci fosse una nuvola, io direi più di mentale, è più il mentale che è più le interferenze mentali che creano principalmente queste nuvole. Mhm. Se ci fosse una nuvola che copre il raggio. Vabbè, ognuno se la sa poi Sì, togliere come sì, crede. sì, sì. Il vero dato è che non si sa quanti siamo sulla Terra, perché ormai qua No, io non... Però ipotizziamo un 5 miliardi, 6, o non si sa. poi io vedo sempre 9 e più, 9, però. 9 miliardi, 300 milioni non è molto. No, Quindi no. la condizione stessa che esista incarnata una fiamma, che poi deve sussistere mille altre condizioni, una non enorme differenza d'età, una Mm, compatibilità di vario tipo, questioni legate alla vita che non sono castranti, nel senso che se mm, uno ha tutta la sua vita in un punto non è che può prendere e andare dall'altra parte del mondo. Lingua. Vuoi vedere se mm, uno di noi ha la fiamma in Cina? Che cosa fa? mm. Va in Cina a farsi il riconoscimento facciale. Punto. E Quello, ha... mm, Mm, no, no. Dimmi, dimmi. Quello che mi è arrivato come informazione è che non può essere tanto di più la percentuale, diciamo, nello stesso momento di fiamme presenti sulla Terra e di fiamme, sì, di fiamme presenti sulla Terra, perché proprio se no il gioco non riuscirebbe ad avere l'equilibrio. C'è, c'è tutto questo processo di consapevolezza con con le nostre incarnazioni non potrebbe esistere perché ci sarebbe troppa percentuale che evolve completamente e quindi poi non potrebbe più funzionare, diciamo, sulla Terra. Quindi è sempre un po' più o meno questo l'equilibrio in contemporanea di fiamme presenti sulla Terra. Sempre questo 300, 300 perle, 300 milioni. Infatti. Mm, 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 Va mm. bene. Ehm, Ultimo messaggio della PS della PE di Cristina a Cristina relativamente a tutto, tutte le sue domande. Mhm. E ricordo sempre una delle cose più importanti è l'aumento della percentuale di cervello utilizzata. Sì. Già alto, 9,2 non è per niente uno scherzo. 10,1 buono, quasi un Mhm. punto. Come aumentarlo? Con capacità medianiche, consapevolezza, ottenimento di obiettivi. Lei che dice di non avere doni. Chi se ne frega di non avere doni? Scopriamoli i doni. I doni Mhm. ci sono, si creano, si formano, si alimentano. Mm. Allora, ha tutta una certa logica sequenziale. Quindi vedo lei che adesso non è più con il
salvagente, ok? Quindi lei adesso sa esattamente le istruzioni per poter sopravvivere sott'acqua, anzi, non solo sopravvivere, ma vivere e andare nel profondo e andare a trovare i particolari che fanno sì che lei possa aumentare le sue vibrazioni sempre in ogni istante e possa aumentare con questo la percentuale del suo cervello. Quindi poi vedo che lei per aumentare, per allenarsi ad alzare le vibrazioni in ogni caso, è come se dovesse esercitarsi all'esterno, mettere, mi viene spesso il suo compagno perché forse eh, con lui sente la parte anche no, umana della vibrazione, però Mm. anche con gli oggetti come allenamento. È come se lei dovesse mettere l'oggetto o il suo compagno dentro un cilindro che serve per alzare le vibrazioni, no? E Mm. lei con le sue mani sente quelle vibrazioni e mentre le alza a lei, le sente che si alzano anche all'esterno. Ok? A livello concreto mi viene che è come, allora, un po' ci sono due cose che in eterico io vedo che lei è bravissima a fare anche se non lo sa. Io in eterico lo vedo proprio. Allora, primo è creare delle cose all'esterno, tipo con è come se la vedessi un po' che fa dei giardini tutti particolari, no? Quindi come se dovesse creare delle siepi o delle composizioni di fiori nel giardino, delle piante. Eh, anche nel piccolo, quindi anche nei particolari, che ne so, fare un'aiuola di fiori, lei sa a quale fiore mettere al centro e poi pian piano verso l'esterno mettere tutti gli altri fiori per fare una cosa armoniosa anche a livello vibrazionale e di colori. E poi un'altra cosa che mi è arrivata così, io la vedo nella sua cucina, che cucina dei piatti particolari e fa tutte delle decorazioni che è come se a livello vibrazionale fossero in equilibrio e quindi anche a livello estetico sono molto armoniche, ma vibrano e portano questa vibrazione. Mm. Ok? Quindi vedo proprio questo tipo di allenamento concreto. Questo è il messaggio? Sì. Va bene. E la cosa fondamentale è che lei è molto forte e ha tutti gli strumenti, tutti gli strumenti. Quindi lei adesso è sotto eterna frequenza. Sì. Ok. Mhm. Cosa fanno nel cinema? I figli saltano dalla gioia, esultano come se lei avesse vinto una partita, una gara di qualcosa, quindi proprio esultano molto. Il compagno è stato molto attento ed è molto orgoglioso di essere il suo compagno, molto felice per lei e per lui anche, perché è come se adesso ha visto in concreto qual è l'effetto. Ecco. Va bene, Elena, Mhm, abbiamo finito. Quindi, mhm. pronto a tornare? Sì. Disconnettiti da tutto e tutti.